Allora, buonasera a tutti. Ok, siamo in onda. Buonasera a tutti. Scusate perché come prima puntata stiamo un poco. Aspettate un attimo, scusate. Eccola qua, va bene. Allora, un attimo solo. Allora, buonasera a tutti. Allora, io e il mio staff vi diamo il benvenuto a Over the Night, questo nuovo canale YouTube che si ripromette di trattare casi di true crime, ma anche storia, arte e anche cultura a livello generale. Io mi chiamo Pasquale De Santis e da parte mia condurrò una striscia serale sempre il venerdì alle ore 21. Parlerò di casi true crime vecchi e nuovi e cercherò di farlo sempre con ospiti qualificati. Prima però ricordo a tutti di iscriversi a questo canale, attivare le notifiche cliccando sulla campanella e saremo felici se metterete qualche like di incoraggiamento. Allora, stasera parleremo di Carlasco, uno dei più intricati casi della storia criminale e giudiziaria italiana, e lo affronterò con Maria Marras. Buonasera Maria. Buonasera a tutti, buonasera Doveva esserci David Arciero, ha avuto un problema all'ultimo minuto, però non lo so se riusciremo a recuperarlo. Maria, vengo subito a te. Allora, devo salutare Alan che ha condiviso la locandina sui suoi due gruppi, Via Pome e Via Levanna, due oscuri misteri italiani e Cold Case, misteri italiani e dal resto del mondo. Saluto anche Igor Lampugnani col suo gruppo Il caso di Via Poma, le analisi. E per questo caso avrei potuto pure chiamare ad esempio gli avvocati di Chiara Pocci, però ho pensato che sarebbe stato un monologo colpevolista contro Alberto Stasi. Invece io sono, essendo garantista e ho la testatura, voglio capire con Maria fino in fondo se riusciamo a capire appunto la colpevolezza di Alberto Stasi o meno. Anticipo che l'ho studiata a fondo, ci ho sbattuto la testa proprio 20 volte vicino al muro perché ci sono un mare di incongruenze e che non mi hanno convinto. Stasera voglio vedere se riusciamo a capire meglio la situazione. Maria, chi è Maria Marras? Presentati, prego, Maria. Sono un avvocato criminologa che mi occupo prevalentemente appunto a livello di criminologia dei cold case. In generale mi piace appunto affrontare i casi irrisolti. In questa occasione invece diciamo che ho accettato l'invito perché l'omicidio di Chiara Poggi, quindi diciamo la dinamica che è stata ricostruita nelle varie fasi processuali, a me non convince, nel senso che non sono assolutamente da una parte o dall'altra, il mio profilo in questo caso è assolutamente neutro, però nutro forti dubbi. Bene, grazie Maria. Io questa puntata, tra l'altro, la dedicherei proprio sia alla famiglia Poggi che alla famiglia Stasi, perché per un motivo o per l'altro comunque hanno avuto le rispettive famiglie devastate. Tra l'altro, Maria, io con la signora Rita, mi sembra, no? La mamma di Chiara, insomma, ci ho parlato, è stata gentilissima, abbiamo discusso di una situazione, insomma, ed è stata veramente molto gentile. Mi dispiace, mi ricordo che pure il papà di Alberto si ammalò e secondo me a causa di tutta questa situazione Maria è morto, diciamo, no? È stato anche quella la causa, insomma, che l'ha portata alla morte, e la mamma, la signora che comunque ha subito questo un inferno familiare e che ne pagherà le conseguenze per sempre. Allora, Maria, io ti introduco io la vicenda, però all'inizio voglio chiederti, questo alla fine, questo qua è un processo, io mi sono segnato pure tutte le fasi del processo, Maria. Questo alla fine, cioè alla fine è un processo indiziario, Maria, non è un Sì, processo con prove certe, no?
Viene definito un processo indiziario perché sono una serie di elementi che appunto la Cassazione invita a leggere nella complessità, quindi uniformemente e non singolarmente, che portano praticamente alla condanna di Alberto Stasi. Sono diversi punti che affronta e sono anche abbastanza particolari e complicati e vanno affrontati uno per uno. Però diciamo che sono elementi che singolarmente non avrebbero comunque indirizzato un'accusa verso Alberto Stasi, ma nell'insieme, cioè nell'elaborazione dell'insieme, sono forti appunto e creano una prova, perché sono diversi indizi che lo ritengono colpevole. Io, come ho detto prima, nutro forti dubbi, sia presi singolarmente che anche nella complessità della vicenda. Ma anche perché vorrei fare oggi un lavoro un po' diverso rispetto a quello che ho visto in altre trasmissioni, per carità, che ho seguito, mi hanno anche interessato molto, sicuramente hanno fornito elementi anche maggiori di quelli che potremo fornire noi stasera. Però, se non ti dispiace, io vorrei partire da un elemento che a me aveva colpito molto inizialmente, che era una foto che praticamente rappresentava la scena del crimine, proprio l'ingresso alla casa di Chiara Poggi. Che poi ho visto che questa foto è stata tagliata. Non so perché non si ritrovi più. Per fortuna, nella sentenza della Cassazione, quella che poi mette la parola fine alle diverse fasi processuali, che è stata depositata il 21 giugno 2016, vi è proprio la descrizione di quella foto che io vidi e che ora neanche con varie ricerche, anche chiedendo a persone che si sono occupate del caso, ho ritrovato, ho riscontrato. Maria, Perché? scusami, Maria, scusami, ne vogliamo parlare mo che andiamo sulla scena del crimine? Sì, allora, intanto Facciamo diciamo così. appunto un attimino chi sono chi è la vittima. La vittima è Chiara Poggi, una ragazza che vive nella provincia del Pavese, in particolare a Garlasco, in una bella casa, una villetta che si trova in via Pascoli, e viveva insieme al fratello e ai due genitori. Nel periodo nel quale avvenne l'omicidio, era il 13 agosto, del 2007, e Chiara era rimasta a Garlasco mentre i genitori si trovavano in vacanza. Era una ragazza già matura che lavorava, si era laureata brillantemente e quindi comunque i genitori si fidavano assolutamente di lasciarla sola, anche perché la casa era dotata di un sistema di allarme, quindi poi sicuramente in quella cittadina si conoscevano tutti, quindi penso che i genitori siano partiti con estrema tranquillità. Era fidanzata da diverso tempo con un ragazzo di nome Alberto Stasi, che era più piccolo di lei, e si stava per laureare Alberto alla Bocconi, quindi un ragazzo brillante, un ragazzo che conosceva dal periodo dell'oratorio, quindi era diciamo una coppia di quelle che nascono appunto nella prima gioventù, no? Quindi diciamo che era abbastanza consolidata, si conoscevano bene, lei addirittura l'aveva raggiunto durante un viaggio studio che Alberto aveva fatto in Inghilterra, e quindi era anche l'occasione per questi due ragazzi, visto che entrambe le famiglie, sia di Alberto sia di Chiara, si trovavano fuori per la vacanza, era anche quello di diciamo ricavarsi qualche momento da soli, no? La possibilità appunto di vivere questa vita sentimentale condotta sempre appunto col filtro delle famiglie, anche con un maggiore spazio, cioè da soli. Qualunque mamma, penso, come la mamma di Chiara, sarebbe stata anche più tranquilla, no? Nel sapere che la figlia comunque era in compagnia del fidanzato, comunque anche se non convivevano, ecco, era comunque presente e poteva vigilare sulla propria figlia. E anche i genitori di Alberto erano tranquilli, cioè non erano ragazzi che avevano dato mai segni né nel loro rapporto né rispetto ad altre persone di problematiche particolari. Quindi partono tutti tranquillamente, in questo afoso 13 agosto tutto ci si poteva aspettare, tranne quello che è poi accaduto, cioè che è una ragazza che è specchiata, che non dava nessun problema a nessuno, che
sicuramente non aveva catturato l'odio di nessuno, potesse fare una fine così terribile. Si è indagato molto, dicono, sulla figura di Chiara, no? Che poi è la vittimologia, sarebbe lo studio della vittima per appunto capire, anche se involontariamente, quali contatti potesse aver avuto nella sua vita per poter appunto scatenare un episodio così tragico. In realtà Maria, non fu... sì. sì. Sì, permettimi un attimo, Maria, riguardo sia a Chiara che a Alberto, permettimi un attimo di dire due cose pure io che mi sono segnato. Quindi, vabbè, Garlasco, siamo in provincia di Pavia, no? 10.000 abitanti, famosa per la discoteca Le Rotonde di Garlasco e per il santuario della Madonna della Bozzola. Allora, io vado ancora a ritroso. Alberto e Chiara si incontrano per la prima volta all'oratorio, 13 anni lui e 15 anni lei, nel 96. Poi si rincontrano nel 2003, a lui servono dei libri di economia, a lei, scusami, servono dei libri di economia, a lui, studente alla Bocconi, riesce a farglieli avere. Quindi da cosa nasce cosa ed ecco che si fidanzano a metà ottobre del 2003. Alberto torna da Londra il 4 agosto, ne hai parlato prima, poi dal 5 al 13 stanno insieme da soli, appunto perché i familiari erano tutti in vacanza, e lui dirà che hanno fatto l'amore una sola volta, nella notte tra il 10 e l'11 agosto, e gli inquirenti avevano pensato che tra loro le cose non andassero bene. Importante, Maria, che poi lo riscontreremo più tardi e ci ritorneremo, dal 5 al 9 agosto Chiara aveva avuto le mestruazioni, giusto? Sì. Tu ti ricordi il 12 agosto quello che succede la sera, Maria, ti ricordi? Sì, sì, la sera loro Prego. si vedono a casa Così, di Chiara. scusa Maria, così seguiamo una linea, capito? Sì, sì, sì. Per far capire pure agli ascoltatori. Quello Sì, che allora, succede la sera. sì, la sera Alberto e Chiara la trascorrono a casa di Chiara, prendono una pizza che non so se, allora non ricordo bene se fosse stato Alberto ad andare a ritirarla o la consegnarono a domicilio, trascorsero lì la serata e un po' prima delle 2, questo lui andò via a casa perché andò a dormire a casa sua perché doveva portare il cane fuori, insomma, riportarlo all'interno perché poi ci sarebbe stato un temporale e comunque decidono di non dormire da soli. Lui quella sera lavora anche alla tesi, già quando è a casa di Chiara. E c'è una finestra temporale, questo si vedrà dopo, in cui anche Chiara utilizza il computer di Alberto. Questo sarà rilevante dopo per gli inquirenti perché proprio in quel momento in cui Alberto si allontana e lascia il computer e Chiara ha accesso dal suo computer, praticamente Chiara avrebbe scoperto qualcosa che in realtà Alberto le aveva taciuto, voleva rimanere segreto. Questo è secondo la ricostruzione. Anche se questo famoso computer di Alberto, che Alberto consegnò subito, una volta richiesto dagli inquirenti, fu erroneamente analizzato senza quindi consentire un accesso fatto specificatamente da un tecnico e quindi hanno perso un po' la traccia di molti file, soprattutto il tempo in cui sono stati aperti e da chi. Quindi quel dato non c'è. C'è sicuramente una finestra di tempo nella quale sicuramente Chiara ha potuto aprire quel computer. Ma perché dico questo? Perché si cerca sempre il movente, perché diciamo alcuni lo definiscono un delitto senza movente, perché anche la visione delle chat che sono intercorse tra Alberto e Chiara non dimostrano alcuna criticità in questo rapporto, tutt'altro. E quindi cioè, gli inquirenti hanno sempre pensato che quella sera fosse importante come movente perché da lì è scaturito appunto la motivazione omicidiaria. Rimasta comunque sempre molto, a mio parere, labile, nel senso che intanto
ad Alberto fu contestato il fatto che deteneva del materiale pedopornografico, oltre a delle cartelle dove diciamo lui catalogava e inseriva determinate fotografie, diciamo particolari, fatte anche in presenza di Chiara, però loro condividevano anche, perché questo poi è stato riscontrato, un'attività intima che è appunto particolare, cioè si riprendevano, ma diciamo questo, io su questo non ho trovato niente di strano in una coppia, perché era comunque una scelta condivisa, non obbligata né da una parte né dall'altra. Quindi diciamo che agli inquirenti, oltre questo fatto del computer, risultò anomalo il fatto che questi due ragazzi proprio la sera comunque non dormirono insieme, e la motivazione fu chiesta solo ad Alberto, perché Chiara non c'era più giustamente, e quindi lui disse che sia l'uno che l'altro non volevano usare il letto dei genitori, nel loro letto che era singolo sarebbero stati scomodi, e quindi avevano deciso di dormire separatamente, che era una cosa che comunque capitava spesso. E Maria, naturalmente in quell'occasione pesò molto questa scelta, perché proprio quella sera avete deciso di dormire separatamente, poi il giorno dopo viene rinvenuta appunto cadavere la tua fidanzata. Cioè questa fu una cosa che agli inquirenti apparve un po' strana. certo. Scusa Maria, ma nel PC di Alberti in effetti verranno trovate delle cartelle, no? Delle cartelle porno. C'era un'altra cartella in cui stavano insieme lui e Chiara, però è stato accertato che non c'era pedopornografia, perché si era parlato pure di questo all'inizio, no? Non si era Non c'è. accertato che avesse visualizzato, cioè nel senso l'utilizzo, perché da quanto ho capito, insomma, da quello che è successo, bisogna anche dimostrare che uno li scarichi, oppure potrebbero essere anche, a volte si entra involontariamente in un circuito internet e poi si scaricano automaticamente dei file che uno non richiede. Quindi diciamo che non è stato dimostrato l'utilizzo di questi file, Certo. quindi per la colpevolezza penso ci voleva Mm. un elemento in più. Maria, certo, nelle immagini di Londra in effetti scattate insieme ci sono poche foto di loro insieme e tante di piedi per i zoom, insomma, diciamo foto un po' deviate in giro per la città. Però questo Guarda, io mi permetto di non è fare una... cosa. No, mi permetto di fare una parentesi, che si aprissero, soprattutto da parte degli uomini, perché comunque tra uomini si Diciamo, usa mezza scambiarsi. Italia rischierebbe. No, più di mezza Italia dal profilo maschile rischierebbe Certo. di finire, però finché sono gusti che comunque sono conosciuti da una coppia, io non ci vedo niente di male. Certo, sicuramente è un po' strano, soprattutto perché riprendeva alcune parti del corpo, ora non voglio, però sappiamo che è una passione che hanno molti uomini, poi che sia una devianza o una... questo non sta a me dirlo, perché non sono un'esperta in questo, non mi compete, però sicuramente non fa di lui un assassino, ecco, un elemento del genere. A me non basta, sinceramente, neanche come movente. Maria, se la regia è pronta, io andrei a una registrazione, l'ascoltiamo soltanto e poi ci ritorneremo più tardi, prego, regia. Sì, stavo in ambulanza in via Giovanni Pascoli a Garlasco. A Garlasco? Sì, Via Giovanni Pascoli al numero? 29, la via senza uscita, la trovo subito. Come? È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro. Ma cosa succede? E credo che abbiano ucciso una persona, ma non sono sicuro, forse viva. Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede? E adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente, eh? No, è la mia fidanzata. Quanti anni ha questa persona? 26. Ma lei è in casa adesso? No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso ti dico cosa è successo. Bene, grazie regia, poi più tardi ti chiederò di rimetterla. Maria, andiamo
andiamo sulla scena del crimine, no? Andiamo alla scoperta del corpo, perché lo scopre Alberto Stasi e dovrebbero essere le 13:50, no? Del 13 agosto 2007. Maria. Allora, sì, quella che quella che abbiamo sentito, appena sentito, è la telefonata che rivolge ai soccorritori Alberto. Quindi si muove in due direzioni. Da un lato telefona e chiede l'aiuto di un'ambulanza, l'intervento di un'ambulanza, perché afferma appunto di aver rinvenuto il corpo della propria fidanzata, che in realtà lui si esprime anche correttamente, perché dice non è una parente, perché il fidanzato non è un parente. Parente nella lingua italiana è una colleganza di tipo sanguigno, no? È parente, padre, figlio, fratello, ora per dirlo in parole semplici. La fidanzata non è un parente, non lo diviene neanche dopo che si sposa, perché è un rapporto di coniugio, non di parentela. Quindi lui usa questa parola che peserà anche nel processo, no? È una mia parente. In questa telefonata, quindi lui cosa fa? Avvisa i soccorritori e, molto spaventato, si reca in caserma. Se vuoi approfondiamo un attimino questa telefonata, perché è interessante. Prima di tutto viene considerata sia nel tono usato da Alberto, che lo ritengono non il tono di una persona che ha appena rinvenuto il corpo di una ragazza, della propria fidanzata. Poi nella descrizione che fa della posizione del corpo, perché anche questo è importante, perché lui dice per terra. In realtà Chiara Sdraiata si trova sì, sdraiata non per terra sì, è per terra, ma è sulla scala, in posizione prona, con la testa rivolta verso il basso. E quindi lui, questo è importante, questo piccolo dettaglio di espressione che usa lui, perché mentre con parente lo supererei perché in italiano ha usato una formula corretta, quando invece riferisce sul pavimento, ce la trovo per terra, esattamente ce l'ho anch'io questa trascritta, lui dice in casa, dice voglio usare la parola che ho ucciso, ma che succede? È successo, cosa vede? Adesso sono andato dai carabinieri. Lui dice... Scusa Maria, regia, la riesce a rimandare? Scusami Maria. Riascoltate bene quello che dice, sì, grazie. Se la riesce a rimandare. Vai Maria, prego. Prego regia, vai. Sì, mi serve l'ambulanza, è via Giovanni Pascoli a Garlasco. A Garlasco? Sì. Via Giovanni Pascoli al numero? 29, la via senza uscita, la trovo subito. Come? È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro. Ma cosa succede? E credo che abbiamo ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva. Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede? E adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente? No, è la mia fidanzata. Quanti anni ha questa persona? 26. Ma lei è in casa adesso? No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso vi dico cosa è successo. Maria, scusami, allora dice, ritorniamo un attimo alla chiamata che me ne sangue dappertutto credo, allora, Maria, scusami, credo che abbiano ucciso una persona, ok? Sì. Forse è viva, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra. È una sua parente? No, è la mia fidanzata. Lei in casa adesso? No, sono in caserma. Allora, il fatto, non lo so, mettiamoci nei panni di Alberto, no? Lui dice credo che abbiano ucciso una persona, cioè lui, io direi direttamente o no, c'è la mia fidanzata o no, anzi io già avrei chiamato già i carabinieri, Maria, o no, venite o no, ho trovato questa scena del crimine, evidentemente c'è qualche motivo per non chiamarlo, Maria, no? No, secondo me, vabbè, io mi sono immaginata un'altra dinamica. Ho sempre pensato che lui abbia mentito e che ci sia la probabilità che lui non sia l'assassino, ma che abbia mentito per paura di essere coinvolto. Ogni persona ha una reazione
molto particolare rispetto a un evento traumatico, quello del rinvenimento di un corpo, soprattutto se uno non ha, no? Parlo in generale, non ha mai avuto contatto con la morte. Io non so lo storico di questo ragazzo, se abbia avuto modo di vedere altre persone decedute, però è uno shock. Lui è un ragazzo giovane, entra in una casa dove rinviene la sua fidanzata in quello stato, sicuramente in quel momento poteva ancora esserci l'assassino, lui non lo sa, perché trova la porta aperta, cioè la porta non aveva la mandata, quindi lui scavalca il cancello, questo è quello che lui riporta, e poi trova la porta aperta. Si vede comunque questi oggetti a terra, capisce che comunque è successo qualcosa, si dirige immediatamente nella stanza dove sente la televisione accesa, che era rimasta appunto accesa, e poi scorge il corpo di Chiara, che era nella parte che collegava al seminterrato, quindi nella scala che dall'accesso del primo piano, del piano terra portava al seminterrato, riversa per terra. Infatti è riversa per terra, perché anche lì non è che sbagli, non specifica che era sulle scale. Però questo è anche questo un elemento che conterà molto nella descrizione, perché gli verrà chiesto, adesso anticipiamo un attimino, com'era il viso di Chiara, lui lo descrive chiaro, in realtà il volto di Chiara al lato del rinvenimento era coperto di sangue coi capelli. Perché? Perché con la forza dell'inerzia il cadavere era sceso dai primi gradini lentamente verso il basso, e ci sono delle importanti gore di sangue che dimostrano appunto che il sangue ha continuato. Naturalmente il corpo era già morto, quindi non c'era pulsione sanguigna, che c'era un corpo vivo, però lentamente ha continuato a perdere del sangue fino al punto in cui si è fermata. Quindi se lui afferma l'ho vista col viso bianco, vuol dire che non l'aveva vista alle 13:50, perché il corpo era già in basso alle scale e non aveva più quel colore che poteva avere nell'immediatezza dell'evento. Maria, questo è giusto per chiudere una parentesi. Tu mi stai dicendo che la tua supposizione l'abbia potuta vedere anche alle 9 qualcosa? Io penso che in un'ipotesi alternativa che io ho immaginato per, diciamo, collocare tutte quelle caselle che a me non tornano, lui potrebbe uso il condizionale perché non voglio, però giustamente si tratta di una ragazza che è morta in quel modo tragico e di un ragazzo che si trova in questo momento in carcere. Quindi un minimo di lavoro, di studio l'hanno fatto tutti, ci sono i colpevolisti, ci sono gli innocentisti, io mi metto in mezzo, io sono la dubbiosa, sono una persona curiosa che immagina anche un'alternativa. Ora, quando ti dico adesso come immagino io, no, ti dico come immagino senza come problemi, vedo, magari studiando a ritroso, no, degli eventi criminali che si sono svolti e non si sono mai risolti, o comunque che si sono risolti ma con tanti dubbi. Mi sembra che a volte si faccia come facevo io da piccola alle parole crociate, cioè che mi piace una parola, io in quella punto ce la voglio mettere perché magari o so solo quella o so solo, e quindi cerco di incastrare, ma poi non torna niente, perché comunque nello schema che ho, se io sbaglio una sola casella non mi ritornano lo schema finale. Qui mi sembra in questo caso che i ragionamenti che sono fatti sono stati indirizzati fin da subito contro un unico colpevole, che era, diciamo, la formula più semplice. Ma perché? Perché è lo stesso Alberto che ha portato gli inquirenti verso la sua condanna. Quindi poi ti parlerò della mia ipotesi alternativa. Lui sicuramente non ha detto la verità, ma non l'ha detta perché è stato o consigliato male, ma non parlo dei miei colleghi che possono averlo assistito, è stato consigliato male nell'immediatezza dei fatti, perché lui sicuramente si è rivolto a qualcuno, ha chiesto un consiglio e ha commesso una serie di errori. Scusa Maria, ad esempio il padre? Ha potuto chiamare il padre, per esempio?
Chiamate Beh, qualcun altro. allora, quando capita Vedi, un queste, scusa evento... Maria, vedi, queste sono supposizioni che diciamo, io ho visto No, tanti io non video lo so, YouTube, sono non lo supposizioni so, che non fa sicuramente una nessuno. di cui si fidava, lui ha chiesto, ma questa è nella mia ricostruzione, lui non l'ha mai ammesso, lui si proclama innocente, ma con quello che lui ha detto è chiaro che ha spinto l'accusa a ritenerlo e anche il tribunale, poi la Corte d'Assise e poi la Cassazione a ritenerlo colpevole, perché non ne ha messo una giusta, anche se quello che succede, a mio parere, non è abbastanza per ritenerlo colpevole, è sicuramente una persona che non ha, diciamo, aiutato nel senso di trovare un'altra persona o il vero colpevole, se effettivamente il vero colpevole esiste. Quindi, per tornare all'esempio che ho fatto prima delle parole crociate, l'unico schema che mi dà una risposta dove si incastra un po' tutto è un'alternativa che magari non può. E parto per questa alternativa dalla scena iniziale che a me colpì moltissimo, perché non facciamo l'errore. Ti dicevo prima di molte trasmissioni che parliamo di Alberto, di Chiara, è stato lui o non è stato lui. No, proviamo a tornare indietro, come quando analizzo il cold case. Tabula rasa. Analizziamo e leggiamo, non c'è quella foto purtroppo perché ti ripeto è sparita, è stata tagliata più precisamente, però partiamo da quello che vedono i due carabinieri che intervengono sul posto. Perché Maria, quello è granitico. sì, ti posso fermare un secondo e poi ti prendi tu? Sì. Siccome io sono molto meticoloso nelle trasmissioni in questa trasmissione, in quelle che fa chi mi conosce sa, no, perché a me mi piace andare diretto al punto e a non parlare in linea generale, ma andare proprio su quello che è successo. A me piace molto parlare della scena del crimine. Quindi per gli ascoltatori, Maria, poi riprendi tu senza problemi. Allora, lui chiama, quando arriva davanti al cancello, lui chiama 3 volte al citofono e non risponde nessuno. Questa è la versione che dice lui. Ricordiamoci, Maria, che Alberto Stasi, la versione che darà sarà sempre quella nel tempo, lui non cambierà mai versione, sarà sempre preciso di tutto quello che non si è mai capito, non ha mai detto mi sono sbagliato, no, ha detto sempre, l'ha seguito sempre quella linea là. Quindi chiama 3 volte al citofono, Chiara giustamente non risponde, quindi scavalca il muretto, si avvia alla porta, qualche cosa già l'hai detta pure tu, si avvia alla porta finestra con le tapparelle alzate e sente la TV accesa, ok? La No, porta... aspetta, le tapparelle della porta finestra, io mi ricordo che, aspetta, tapparelle intendi che erano della leggermente cucina forse. chiusa, però rialzate proprio Esatto, sì, esatto. Oh, e c'era la sì, zanzariera chiusa. certo, io mi sono scritto tutte queste cose leggendo, rileggendo, setacciando un po' di tutto. Se dico qualche incongruenza, qualcosa, No, no, no. scusatemi. No, no, non con te, pure con gli ascoltatori, se loro conoscono un'altra versione. Però io quello che mi sono scritto lo dico. Oh. E quindi a Maria la porta è chiusa, ma non a chiave. Quindi lui entra, ok? Cosa vede? C'è un portavaso rovesciato, le pantofole disseminate nel soggiorno, perché la scena del crimine avviene tutta nel soggiorno, tanto sangue a terra e anche sui muri. Una enorme chiazza di sangue c'è all'ingresso, sulle scale che salgono sopra, però sopra non ci salirà mai nessuno perché è in tonza, e ci sono delle scale gemelle che vanno giù, sono proprio uguali, le scale sopra e le scale sotto. E queste due grandi chiazze di sangue sono all'ingresso e sono vicino alla porta a soffietto. Questa famosa porta a soffietto che dà alla cantina. E aspetta un attimo, poi quindi 2 chiazze di sangue disseminato dappertutto, anche vicino ai muri. Per cui lui quindi apre la porta a soffietto, scende un gradino, forse 2,
si affaccia, vede il corpo di Chiara riverso a pancia in giù con il volto rivolto a destra. Lui dirà che la parte l'hai detto tu, che la parte destra del volto era bianca ed esanime. Gli inquirenti gli fanno vedere la foto di Chiara e lei ha il volto intriso di sangue e capelli, appunto, no? E è un falso ricordo secondo te di Alberto? Perché dice così, Maria? Poi scusami, si questo è quello che diceva racconta lui, questo è Maria, quello che racconta lui. un'altra cosa, scusami. Posso rileggere un attimino quello che dice la Cassazione, che Vai. è proprio la foto che io ho visto, che ripeto, non so dove sia finita. Lascio perdere tutta la premessa del giorno del Ma qual è rinvenimento. questa foto, Maria? Scusa, che foto era, tra l'altro? È la foto dove si vede appunto il portavasi per terra, dove si vede quell'oggetto di ferro per terra, ma il particolare, un dettaglio fondamentale, che sono le pantofole, perché anche quel genere di pantofola è importante per capire quello che è successo. Perché io almeno vado a memoria, perché qui parlano di pantofole, in realtà, cavolo, si tratta di un omicidio e falla la foto, no alla pantofola. Le pantofole che vedi io sono quelle moppine, quelle che si mettono per camminare in casa senza una suola di gomma. Quelle nella posizione in cui le avevo viste io non sono state perse da Chiara mentre è stata colpita, ma secondo me se le ha sfilate lei di corsa, perché con quelle non poteva scappare, avrebbe fatto più presa a piede nudo. Quindi era un dettaglio molto importante per stabilire la dinamica dell'evento. Sì. Perché erano proprio all'ingresso, quindi vuol dire che chi è entrato lì intanto l'ha presa di sorpresa e per me non ha bussato, perché lei apriva quella porta per far uscire i gatti, quindi c'era anche il cibo già pronto, la mezza scatoletta. Lei ha disattivato l'allarme, erano circa le 9:15, ha aperto la porta perché li faceva uscire dalla porta principale, questo l'ha detto anche la difesa di Alberto Stasi, che questa era una circostanza conosciuta, ed è stata sorpresa da qualcuno che non è entrato a chiarire niente, perché non c'è stato il tempo per Chiara di parlare, è stata sorpresa, perché altrimenti non mi giustifico una scena del genere sull'ingresso. Quella scena ci dice che chi è entrato era già armato, presumibilmente con un martello, ed è entrato per ucciderla. Perché? Perché dico che è importante questo e poi passo a leggerlo? Perché uno degli elementi di accusa e poi della decisione riportati anche dalla Cassazione dicono sempre che Chiara è stata uccisa da una persona che lei ha fatto entrare. Ma scusate, ma se tu vieni colto all'ingresso in un momento in cui sei vulnerabile, è chiaro che se anche io apro per far uscire il cane e sono in pigiama, non è che mi aspetto una visita, non è che vuol dire che sto facendo per forza entrare qualcuno in casa o per forza qualcuno abbia bussato. È probabile pure che qualcuno si sia nascosto e abbia aspettato il momento più fragile e più diciamo importante per appunto agire sopra la vittima, che era quello in cui lei apriva in difesa per far uscire i gatti. Perché? Perché in quel momento avrebbe appunto disattivato l'allarme. Quelle scarpe, quelle pantofole bianche senza suola di gomma, almeno questo è il mio ricordo, tutte le sfili per correre, per scappare. Quindi se te le hai sfilate all'ingresso vuol dire che tu nel momento in cui hai capito, hai visto che quello era armato, quella, perché sesso non ne ha l'assassino. Maria, fatti dire una cosa. Una delle, diciamo, una scena che va contro Alberto Stasi è che gli inquirenti dicono: Chiara conosceva bene l'assassino perché aveva un pigiama sul cinto, e si vede dalla foto, e non avrebbe mai aperto a uno sconosciuto, diciamo, non è che era seminuda, diciamo, però insomma era abbastanza... Ma chi l'ha detto che ha aperto? Lo so, perché però, hanno suonato? Cioè, ho capito. dove è scritto che ha aperto? La scena dice tutt'altro, dice che lei, se ci sono quegli oggetti all'ingresso, quello è proprio l'esempio di una colluttazione che è avvenuta appena lei ha aperto la porta, perché quella foto... Ma lei, scusa Maria, lei sa chi apre
Lei sa a chi apre la lei sa Poi a sta chi aprendo apre la la porta porta? ai gatti. Per me lei stava aprendo la Ah, ho porta per far capito. uscire i gatti. Mh. Se tu lei disaziona l'allarme, no, perimetrale della villetta, Ah-ah. perché altrimenti se apriva sarebbe appunto avrebbe suonato, avrebbe appunto attivato l'allarme. Cosa fa? Fa uscire i gatti, e lo faceva questo perché è una circostanza pacifica. Nel momento in cui lei fa uscire i gatti, quindi apre la porta per appunto aprire, per far uscire gli animali, viene colta di sorpresa da un aggressore che evidentemente la stava aspettando lì, Era che la conosceva appostato. bene le sue mosse. Quindi perché solo l'ipotesi che lei era in pigiama e quindi ha aperto solo a una persona che conosceva? E poi voglio dire, in pigiama, se proprio dobbiamo dirla tutta, puoi aprire anche a un'amica, a una parente, una vicina con cui hai confidenza. Cioè, perché deve essere solo Alberto quello a cui apri Certo. il 13 agosto 2007? Cioè, voglio dire, perché solo lui? Questi sono i miei dubbi, ecco. No, no, Perché Maria, io tu lo sai, io però, anch'io ho però non tantissimi sono dubbi su dubbi Alberto nati Sordi. non sono dubbi che nascono dalla mia fantasia. Io vi voglio leggere Prego. questo pezzo. Quindi salto il giorno, eccetera, tutta la descrizione. Cosa riporta la Cassazione? I militari, dopo aver scavalcato il cancello pedonale ed aperto la porta d'ingresso, trovata socchiusa, notavano appena entrati nell'abitazione sulla sinistra un paio di pantofole bianche. E dai, e qui perché non hanno detto che erano senza suola di gomma, che quello è un elemento importantissimo, che un portavaso rovesciato ed il relativo sottovaso capovolto. Quindi significa che qualcosa è successo quando lei ha aperto la porta. In prossimità della scala che conduce al piano superiore della casa osservavano diverse chiazze di sangue, di cui una particolarmente estesa con ciocche di capelli mai analizzati. Sì. Rinvenivano altre macchie ematiche sul telefono e sulla parete adiacente alla scala, e qui dallo studio che ha fatto la BPA, cioè tracce di sangue e quindi la direzione delle stesse, questo è una parentesi che sto aggiungendo io, lì ha ricevuto un secondo colpo. Rinvenivano altre macchie ematiche sul telefono e sulla parete adiacente alla scala, nonché un'estesa chiazza di sangue nel corridoio davanti alla scala che conduce al vano cantina. La porta di accesso alla scala della cantina era aperta, la luce era accesa e in fondo alla scala vi era una grande quantità di sangue con il corpo che non dava segni di vita, e Chiara si trovava in posizione prona con la testa rivolta al fondo della scala, appoggiata al muro e i piedi rivolti verso l'accesso della scala dal piano terra. L'abitazione non presentava segni di effrazione, nulla era stato asportato, nella stanza in fondo al corridoio il televisore era acceso e sul divano vi era una confezione di cereali, un cucchiaino e una confezione di biscotti. Le persiane della finestra della casa erano chiuse, ad eccezione della porta finestra della cucina, che presentava le persiane aperte e la zanzariera tirata. Il letto della camera di Chiara si presentava non riordinato. Il sistema di allarme perimetrale dell'abitazione risultava essere stato attivato durante la notte all'1:52 e disattivato all'interno della casa alle 9:12 del mattino. Questa è la descrizione. Questa è la parte più importante, perché spiega, e da qui nasce appunto la ricostruzione criminodinamica dell'evento. Però quello che mi colpisce è quello che noi troviamo all'ingresso. Maria, Quelle fammi integrare un attimo. C'è quindi un trascinamento che va dalla base della scala iniziale fino diciamo, alla porta, insomma, che appunto porta alla cantina giù. Durante questo trascinamento c'è il segno della sua mano, come se si volesse appendere a qualcosa, e si vede tale e quale. Ti faccio una domanda: perché non la rimane giacente nel salone e ha il bisogno di buttarla per le scale, secondo te? Che pensi tu?
Beh, questo è stato visto come elemento di solito di chi non vuole Che vedere. di solito uno ammazza e se ne va, capito che voglio dire? Perché No, 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 ci sono cosa delle pensi? dinamiche successive al compimento di questo Quindi? gesto orribile, cioè il fatto di non voler vedere in faccia la persona che si è uccisa, cioè nel senso si toglie la vita a una persona, soprattutto se c'è un rapporto precedente, non lo fa, di solito non viene effettuato da uno sconosciuto che compie un omicidio verso un altro che non conosce, no? Viene diciamo, effettuato da chi invece conosce la vittima e non vuole vederla nel volto. Ma Senti. ma come Alberto la conoscevano anche altre persone, Chiara, quindi poteva essere chiunque la conoscesse che ha operato questo gesto per non vederla. Maria, parliamo un attimo di quella mattinata, come dice lui. Allora, lui dice che fa uno squillo, un primo squillo alle 9:45, ok? Più tardi chiama la mamma di Alberto per salutarlo alle 9:51 e ci ritorneremo su questa telefonata. Poi alle 10:45 le fa un altro squillo, questo e dai tabulati si evince, no? E anche lì Chiara non risponde. Alle 11:15 ritenta e ancora niente. Telefona ancora fino alle 12:30. Alle 13:27 chiama dal numero di casa e ancora niente. A questo punto prende la Golf e va a Villa Poggi. Questo è tutto quello che succede all'inizio, d'accordo? L'orario della morte, Maria, diciamo è tra le 9:12 e le 9:35, no? Questo è specificato, o no? È sicuro così. L'autopsia viene effettuata il 16 agosto e parla di morte per sfondamento cranico e con lacerazione pure dell'encefalo, ok? Non c'è violenza sessuale, ok? Altro dato comunque importante. Come hai detto tu prima, c'era del cibo nello stomaco, tipo cereali e latte, queste cose qua. Ti chiedo, tra i parenti poi, i parenti rimangono abbastanza sconvolti perché loro dicono che non c'erano degli screzi tra i due, andavano d'accordissimo, però lo dicono loro, noi non lo sapremo mai, o no, com'era la situazione tra loro due. Dimmi una cosa, Maria, secondo te è un omicidio d'impeto o è premeditato? Beh, è premeditato, perché anche nella mia ricostruzione alternativa è un soggetto che aspetta che, soggetto neutro è uomo o donna che sia, che aspetta che Chiara apra quella famosa porta d'ingresso e disattivi prima l'allarme. Quindi l'arma non è stata mai rinvenuta e non manca nulla da casa di Chiara, ad eccezione, perché il padre si ricordava, che un martello mancasse. Io poi questa intervista non l'ho più ritrovata, ma mi ricordo che proprio nell'anno in cui era successo lui disse che mancava qualcosa dal garage di sua proprietà, quindi mancava un martello che magari aveva usato e aveva lasciato lì e quindi qualcuno l'ha trovato, ma io penso che se una persona sta in agguato ad aspettare un'altra che sia nel momento in cui apre la porta l'abbia pensato proprio, magari è stato lì diverso tempo. Trovo improbabile invece la modalità che è stata descritta, cioè non lo so, Alberto, perché doveva ucciderla di mattina, andare lì, cioè perché? Perché aveva tutta questa fretta di fare fuori la propria fidanzata quando aveva tante possibilità per farlo senza essere mai scoperto. Se proprio la doveva fare fuori, la porti una gita, poi cade casualmente. Quindi era così roso di carattere. Io questi dati non ce li ho sinceramente. Era uno che agiva e che magari ha ragionato tutta la notte su quello che era successo e la mattina va lì per ammazzarla, ma che senso avrebbe avuto compiere un gesto del genere subito all'ingresso? Perché il Certo, Maria. tempo, allora se torniamo, io volevo appunto ragionare senza pensare ad Alberto, pensando a chi potesse essere, no?
Però se proprio dobbiamo ancora riportare appunto l'unico condannato che abbiamo, perché iniziare dall'ingresso? Perché per me quell'ingresso è importante, per me l'azione è iniziata lì. Alberto, che vantaggio ne avrebbe avuto di iniziare una colluttazione all'ingresso se era il suo fidanzato? Non poteva entrare, discutere e poi, oppure aveva fretta per crearsi l'alibi. Io non vedo un ragazzo di 24 anni che ha tutta questa... Non lo so, erano anche ragazzi intelligenti, anche il gesto di Chiara di levarsi le scarpe, perché secondo me le pantofole lei le ha tolte per difendersi meglio e scappare meglio, avere più... è un gesto che in un momento tragico denota una persona intelligente, no? Dice, se vado con queste scivolo e quindi le levo. Quindi è stata una reazione immediata. Quindi lei ha capito subito che aveva davanti non una persona che era andata a visitarla, ma una persona che era andata ad ammazzarla. Quello lei l'ha capito subito. Altrimenti non si sarebbe tolta le scarpe, perché almeno la posizione che trovo sono proprio di chi se le sfila velocemente per correre. Infatti tenta di scappare prima vicino al telefono e poi sulla rampa che la porta al primo piano, quindi cerca subito di trovare un posto sicuro dove rifugiarsi. Certo. Se lei inizia a correre dall'ingresso vuol dire che lei ha capito che lì era entrato qualcuno che la voleva ammazzare. Maria, non dimentichiamo che come al solito gli inquirenti, i RIS fanno i lavori con i piedi, no? Sulla schiena di Chiara c'era una bella manata di sangue sicuramente dell'assassino, ma spostando il corpo si è mischiata con l'altro sangue e addio manata di sangue che poteva essere importante. Scena del crimine martoriata, la calcano addirittura 25 persone e Chiara aveva 2 gatti, Maria, no? Che fanno? Nessuno li ha isolati, per cui questi i gatti continuano a stare in casa. Andavano in giro per la casa, per cui toccavano il sangue e poi andavano sui... è proprio una cosa eccezionale, no? Come al solito. Maria, allora io volevo questa cosa secondo me va a favore di Alberto. Voglio un attimo ricostruire quello che ha fatto Alberto calcolando anche i tempi, no? Se è potuto essere lui o no. Allora, questo omicidio avviene, ti ripeto, tra le 9:12 e le 9:35, probabilmente, quasi sicuramente alle 9:12, disattiva l'allarme, apre all'assassino, l'assassino entra in un modo o nell'altro e la fa fuori, ok? Però ammettiamo che sia Alberto ad arrivare, Maria. Senti bene. Allora, possono essere andati in cucina, no? Comincia una litigata, poi lui la attacca. Passano più o meno 10 minuti, ok? Tra tutta questa scena e tutto lo scenario, insomma, di quando l'ammazza. E sono le 9:22. Poi 7 minuti li ho calcolati per ripulirsi perché è imbrattato di sangue, sicuramente va nel bagno, poi ci andiamo nel bagno e ci sono delle incongruenze anche là. E sono le 9:29, per cui ci sono 6 minuti per arrivare a casa in bici e arriviamo alle 9:35. E già con i tempi mi pare che siamo troppo, diciamo, stretti. Secondo me non ce l'avrebbe potuta fare. Mo adesso un'altra cosa, mo adesso con l'adrenalina a 1000 che c'hai, no? Che fai? Cioè entri in casa perché lui il PC l'ho aperto, il computer lo accende alle 9:36, no? Allora, che fai con tutto quello che hai combinato prima? Che fai? Accendi il computer alle 9:36 e come prima cosa cominci a vedere foto o se foto porno, video porno, perché è quasi sicuro, diciamo, che in quel frangente di tempo, quei 15 minuti, si sia pure masturbato. E poi alle 9:51 chiama la madre, no? Chiama la madre, stanno 5 minuti al telefono. La madre dice, perché stava in vacanza, lo chiama, lui da casa risponde tranquillamente, stanno 5 minuti al telefono e Alberto si comporta come se niente fosse successo.
io vedo tutte queste cose molto strane per un ragazzo che è andato a uccidere un quarto d'ora, 20 minuti prima, no? Poi un'altra domanda, ti voglio fare questa domanda: perché Alberto non lo vede nessuno? Cioè, è stato così fortunato, diciamo, nel tragitto tra via Pascoli e casa sua? Aveva uno zainetto appresso, no? Dove c'aveva, se no, se Alberto, no? Va con la bici, no? Il martello, che fai col martello appresso che lo vedono? No, è stato molto fortunato, Maria. Perché non lo vede nessuno? Perché non c'è sulla scena del crimine o perché secondo te è stato fortunato? Allora, rispondo intanto alla prima domanda, quella del fatto che una persona dopo che commette un omicidio possa poi riprendere una sua vita normale. È già capitato. È già capitato che chi abbia ucciso poi si sia recato a ballare, chi abbia ucciso si sia recato poi in pizzeria e abbia comunque, diciamo, svolto una vita normale, come se niente fosse accaduto prima. Quindi questo non è un elemento, viene anche riportato nella Cassazione, che per esperienza appunto di altri casi si sa che comunque una persona anche dopo la commissione di un gesto così efferato possa comunque ricollocarsi nella situazione, diciamo, di vita quotidiana che aveva anche in precedenza alla commissione del fatto. Quindi questo purtroppo non è un elemento a vantaggio di Alberto, perché è già per esperienza appunto è un dato che è stato già riscontrato. Per quanto riguarda invece la scelta di andare in bicicletta, di commettere quel crimine di giorno, ecco, quello era a mio parere un crimine che poteva invece, contrariamente a quanto è stato invece giudicato, era un crimine che poteva commettere solo una persona che non aveva questo contatto con la vittima. Cioè Alberto aveva la possibilità di compiere questo omicidio in situazioni molto più comode, molto più agevoli e meno rischiose, perché aveva appunto da parte della vittima, almeno da tutto quello che risulta nelle chat, perché non risulta questo famoso litigio di cui si parla, lui poteva compiere questo omicidio in qualsiasi momento. Chi poteva scegliere di cogliere Chiara in quel momento? Qualcuno che invece non poteva bussare alla porta perché non sarebbe stato aperto. È proprio il contrario di quello che pensano gli altri. Cioè, chi ha aspettato Chiara per coglierla nel momento in cui disattivava l'allarme, e lo disattivi solo di mattina. Quindi la scelta studiando la vittimologia, studiando Chiara in quella situazione in cui era sola in casa, in cui aveva un allarme perimetrale nell'abitazione, studiando Chiara che aveva la frequentazione di Alberto la sera per un possibile assassino. Qual è il momento che sceglie per cogliere Chiara in fallo? È solo quando lei la mattina apre per far uscire i gatti. Quindi chi ha ucciso Chiara non aveva la possibilità di scegliere altri momenti. Perché? Perché poteva solo coglierla in quell'attimo. Quindi sapeva che Alberto non era in casa, sapeva che non c'erano i genitori in casa, che non c'era il fratello, che Alberto la mattina studiava e non avrebbe potuto disturbare questo evento omicidiario. E quindi cosa mi rimane? A me, per carità, al soggetto che vuole uccidere Chiara, l'unico momento in cui Chiara è vulnerabile, quando la mattina apre per far uscire i gatti. Quindi l'attenzione mia, se fossi stata negli inquirenti, sarebbe stata quella di vedere chi aveva solo questa scelta. Certo. Perché tutti gli altri potevano, compreso Alberto, potevano compiere questo gesto in qualsiasi momento molto più favorevole. Ci sono tante morti, no, che vengono passate per morti accidentali, in realtà nascondono omicidi ben strutturati. Stiamo parlando di un ragazzo molto intelligente, è sempre un ragazzino però. E io penso che se anche avesse avuto la volontà di uccidere Chiara, l'avrebbe fatto in un altro modo, con l'intelligenza che aveva questo ragazzo. Quindi secondo me viene anche un po' sottovalutato. E gli errori che compie, lui li compie perché è comunque, per quanto intelligente, è sempre un ragazzino, mal consigliato.
Ma il Però consigliato perché? Poi ti dico l'ipotesi alternativa. poi mi è venuto in mente un'altra. Io sto cercando, cioè non dico che Stasi non sia colpevole o che sia innocente, però sto cercando di trovare delle incongruenze perché diciamo la stragrande maggioranza diciamo, degli appassionati crede che sia Alberto Stasi e insomma senza ombra di dubbio. E invece a me piace andare controcorrente, andare a capire se può essere, non può essere non, cioè che non sia stato lui. Ad esempio, Maria, no? E poi andiamo pure alle bici, alla testimonianza di chi vede questa bici. Allora, cioè, io Alberto, per andare ad ammazzare a Chiara, cioè la bici la lascio fuori alla vista di tutti. Io la bici apro, mi faccio aprire, cioè mi faccio aprire il portone, giusto? C'è il E la metto cancello, dentro. la entro dentro, che non me la vede nessuno. Cioè, capisci? E questa è un'altra cosa, cioè io se sono Alberto lascio la bici fuori. No, e infatti poi che succede? Succede, fammela andare a trovare, che c'è questa testimonianza della signora Franca Bermani, che è sicurissima di quello che dice, no? E lei dice alle 9:10, era appunto in via Pascoli, vedi appoggiata al cancello di Villa Poggi una bici. Lei la descrive benissimo perché ce l'aveva pure lei quando era ragazza. Una bici nera da donna, vintage, marca Frejus, molle cromate sotto al sedile, vedi com'è precisa? E c'era un portapacchi e c'era pure un copriruota dietro. Alle 11 questa bici non c'è più. Poi c'è pure un'altra testimone che la vede addirittura alle 9:30. D'accordo? C'è il comandante Marchetto, qua si apre un'altra discussione, che va a casa a sequestrare le bici degli Stasi, no? E le bici sono 3. Ma non quella nera che è stata vista dalla Bermani, no? E Stasi padre però lo richiama e dice: Vedi che noi ne abbiamo un'altra, pure una nera da donna. Marchetto però non la prende perché dice che era completamente diversa da quella descritta dalla Bermani, capito? E quindi cioè, e poi andiamo al fatto che un'altra, secondo me la prova o no, la prova principe appunto dell'arresto di Stasi è il fatto che vengono trovate o no delle impronte sulla bici di Stasi. Ma io poi dico un'altra cosa, no? Così intelligente e scaltro, Maria, questo ragazzo, no? Cioè tu perché dopo 7 anni la vanno a prendere la bici. Cioè, tu per 7 anni che fai? Non mi vai a pulire perfettamente i pedali della bici e hai bisogno di sostituirli? Maria, che dici? Ma io Poi tra l'altro, scusami, Mm. scusa, l'ultima cosa tra l'altro, no? Perché non hanno visionato tutte le bici della Bermani, comprese quelle di una ragazza avvistata, no? C'è un'altra testimonianza. Perché non sono Sì, andati a visionare tutte le bici di Garlasco, compresa quella là? Prego, Maria. perché le indagini si sono sempre rivolte ad Alberto immediatamente. Cioè, è quello che dico io. Sinceramente, per la dinamica, per l'immagine della scena del crimine e per le modalità con cui è avvenuto, io avrei proprio escluso le persone che lei poteva aprire, perché l'aggressione è avvenuta immediatamente all'ingresso. Se fosse stata una persona che lei, perché è avvenuta all'ingresso? Se fosse stata una persona che lei conosceva, anche se aveva intenzioni malevole, Chiara avrebbe aperto e sarebbe entrata, no? Il fatto che l'aggressione sia intervenuta proprio all'ingresso significa che questa persona ha forzato la porta, cioè una volta che Chiara si è resa conto che c'era qualcuno là dietro, questo è entrato con forza.
Quindi non poteva essere una persona che Chiara conosceva così bene o che gradiva all'interno di casa sua, perché altrimenti la scena non sarebbe stata quella. Avremmo trovato l'ingresso tranquillo e l'aggressione sarebbe avvenuta nel soggiorno, no? Dopo che lei magari sarebbe iniziata una discussione, eccetera. Ma proprio chi conosceva Chiara, perché avrebbe dovuto farlo all'ingresso nel momento in cui, io ripeto, per me è andata in quel modo, non vedo altra. E poi voglio dire, quella bici, ma io non sono sicura che quella bici appartenesse all'assassino, perché uno che va con siccome è entrato con quell'intento di uccidere già armato, non metti è vero, la bici rimane anonima perché è molto difficile poi riconoscere una bici da un'altra, sono tutti uguali, lì vanno tutti in bicicletta, però caspita, la parcheggi proprio là davanti. Come sei entrato? Hai suonato? Non lo so, per commettere, c'è chi mi ha detto, in realtà proprio con David, no, ragionando sul caso David che oggi ha avuto un imprevisto, non ha potuto essere con noi, stavo pensando proprio questo, cioè se tu ti rechi a commettere un evento del genere, magari ci arrivi a piedi e parcheggi la macchina là vicino perché hai più possibilità poi di nasconderti, però il fatto che la macchina con la targa potrebbe essere poi più riscontrabile rispetto a una bici. Ed è conosciuta dagli abitanti della zona, la macchina di... Certo, no, ma poi basta prendere il numero di targa o riconoscere le prime 3 cifre. Una macchina, anche se cambi mezzo, comunque è una macchina che lì non ci sta perché era una strada anche poi alla fine chiusa, frequentata solo dalle persone che andavano lì, alla fine sarebbe stata... Quindi la bici potrebbe essere stato il mezzo proprio per essere meno riconosciuto, però anche a me... non lo so, questo fatto della bicicletta, adesso, senza pensare che appartenesse o meno ad Alberto, eccetera, mi risulta davvero strano per andare a commettere un omicidio, ma di cose strane ne vediamo. Sicuramente la Cassazione, riguardo invece a quelle appartenute ad Alberto, siccome non c'è una perfetta corrispondenza neanche con quella che trovarono nel magazzino del padre, dicono che comunque le testimoni, perché erano 2, avevano fornito una macro descrizione, quindi in linea di massima una di quelle bici doveva esserci. Poi venne trovato nei pedali del DNA di Chiara, che inizialmente fu definito sangue, in realtà poi non si riuscì a stabilire se fosse sangue o altra sostanza. E quindi questa bici è lo stesso uno degli elementi che portano all'accusa contro Stasi, ma non tanto perché nella bici è stata trovata una prova, quanto per l'atteggiamento che ha avuto Stasi con la storia delle biciclette, perché inizialmente ne dichiara 3 e non dichiara di averne un'altra che si trovava invece nel magazzino del padre. Quindi non è che c'è una prova su tutti questi elementi, c'è un atteggiamento di Stasi rispetto a ogni elemento. Perché viene detto, vedi, dice proprio nel fatto che sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi e Lamberto Dei Milano è stata rinvenuta una copiosa quantità di DNA di Chiara Poggi riconducibile a materiale altamente cellulato. Tali pedali non sono risultati quelli propri di quella tipologia di bicicletta venduta invece alla famiglia Stasi con pedali diversi e di serie e risultano apposti sull'unico velocipede appartenente alla famiglia Stasi che non poteva venire confuso con quello individuato dai testi oculari davanti a casa Poggi. Poi c'è il fatto delle scarpe, del numero, anche sì, lì. Scusami, ma dopo ci arriviamo un attimo alle scarpe. Quindi praticamente lui per questo fatto va in carcere, però dopo 4 giorni esce. Perché giustamente il PM, come lo spieghi il fatto quando il PM gli chiede ad Alberto, ma che ci fa questo sangue qua sopra? Perché all'inizio ci credeva che fosse sangue, no? E il ragazzo in effetti non sa cosa dire, dice credo che fosse sangue delle mestruazioni di Chiara, perché probabilmente forse Maria in quel momento cerca un appiglio, no? E dice la prima cosa che gli viene in mente come potrebbe essere. Io ho seguito, ho rivisto quel video dove gli viene chiesto Certo. e gli viene chiesto con insistenza. Alla fine lui dice, non è che, allora gli viene detto, intanto viene dato per assodato una cosa che in realtà non era stata provata, perché erano tutti convinti che fosse sangue, non era sangue, perché le tracce di DNA
ricordiamo a chi ci ascolta, possono essere tracce di qualsiasi natura, no? Può essere saliva, può essere sperma, può essere sangue, ma può essere anche sudore, cioè qualsiasi traccia appunto biologica. In quel momento gli inquirenti erano convinti che si trattasse di sangue, in realtà poi non l'hanno potuto appurare, e quindi viene chiamato appunto all'Alberto a rispondere a questa domanda, e gli viene detto: allora, come mai sui pedali della bicicletta c'è del sangue di Chiara? E lui dice: io non lo so, non me lo so spiegare. Ma come non te lo sai spiegare? Dai una spiegazione a questo evento, che oltretutto non era vero, E lui dice: ma io non lo so, e che cosa può essere una donna a sangue? Con me non si è mai fatta male. E ha detto: io non mi ricordo che si sia fatta male, sarà sangue mestruale. Ma perché gli viene chiesto di dare lui una risposta a qualcosa che lui non può dire, cioè dice: io non lo so. Certo. Riguardo alle scarpe, Maria, no? Lui indossava le sneakers Lacoste, gliele sequestrano tra l'altro il giorno dopo, no? E risultano molto pulite, no? Allora, per quanto riguarda le scarpe, intanto lui consegna queste Lacoste taglia 42, che sono un color grigio, argento, non proprio nere, sono scure con un fondo molto particolare, che in realtà non corrisponde alle tracce rinvenute, alla sola rinvenuta sul luogo del crimine, che invece ha un fondo a pallini. Allora lui comunque lui dice: io indossavo queste calzature. In realtà però lui entra la seconda volta, no? Quando accompagna i carabinieri, anche con i carabinieri neanche loro risultano poi le loro suole sporche di sangue. Quindi diciamo che nel momento in cui sono entrati, evidentemente quel sangue si era essiccato, perché siamo ad agosto, magari stando 4 ore all'aria aperta, cioè anche se era una casa chiusa, comunque con quella temperatura sicuramente si era essiccato. In realtà anche sulla questione delle scarpe, poi le vengono chiesti di portare altre scarpe, ne porta delle altre, e ci sono tra queste anche delle Frau, che però non sono taglia 42 ma 43. Invece la suola che è quasi compatibile a quella sarebbe una Frau, però di taglia 42. Ma cosa viene detto dalla Cassazione? Che praticamente anche quell'accertamento dimostra che lui portava scarpe dal 41 al 43, quindi poteva essere compatibile. Non viene creduto, perché viene fatto poi un esperimento quando la prima volta la Cassazione rimise gli atti, no, in Corte d'Assise, chiedendo che si riaffrontassero, si approfondissero appunto degli accertamenti, tra i quali quelli della prova della camminata, che tutti ricordiamo, no? Quella simulazione che fece Alberto dicendo: io sono passato, vedevo le macchie di sangue e ho cercato di evitarle, e nel passaggio veniva reso compatibile. Poi venne richiesta la ripetizione di questo esame perché comunque il punto più sensibile dove si sarebbe potuto macchiare le scarpe era in realtà le scale, e quindi li fecero ripercorrere anche le scale, perché per avere la visione del viso di Chiara nel modo in cui l'aveva descritta, lui doveva essere sceso almeno di 2 gradini, e quindi si sarebbe imbrattato. Sì, Maria, ma no, allora lui riuscì a schivare tutte le tracce, ma non solo lui, furono anche altre 10 persone fecero la stessa cosa, e tutte, diciamo, passarono. La difesa si schierò contro questo esperimento, perché secondo loro le tracce di sangue erano state messe male a terra, diciamo, capito? Quindi per cui sì, ho letto questa Sì, cosa. anche questo è un altro elemento, quello del fatto che comunque lui cerchi di dimostrare che appunto non c'erano tracce di sangue nelle sue suole, perché poi lui non dice di essere andato in bicicletta, lui dice di essere andato in macchina. Ricordiamoci questo, quindi se si fosse sporcato comunque le suole, ci sarebbero state sia nel passaggio nel giardino sia anche nell'autovettura, nella moquette. In realtà non si trovano tracce di questo tipo, anche se poi ho letto più approfonditamente che in realtà il lumino utilizzato per intracciare le tracce di
sangue sia di Alberto sia dei carabinieri che erano intervenuti aveva una potenza inferiore a quella che invece si sarebbe dovuta utilizzare riguardo appunto ai tappetini dell'autovettura, perché hanno un materiale poroso assorbente, quindi ci volevano una potenza maggiore. Ma in realtà appunto queste tracce poi rifacendo l'analisi c'erano esili, ma c'erano. Sulla scena del crimine alla fine, no? Di Alberto c'è una traccia di anulare vicino al dispenser, ok? Poi quello che non si fanno capaci, diciamo, gli inquirenti è che verso l'uscita non c'è nessuna traccia vicino alla porta, come apre questo, come chiude, cioè non c'è niente di niente, c'è semplicemente quella, perché loro dicono è andato a lavarsi, o no, imbrattato di sangue, si è andato a lavare per bene e quindi a toccare, però non immaginano che la sera comunque hanno mangiato la pizza, no? E quindi si potrebbe probabilmente doveva stare al computer, la pizza diciamo che si mangia con le mani, per cui no, era un po' di olio e cose, si è andato a lavare, è Allora, potuto dicono succedere che questo. sì, che il lavandino sia stato pulito accuratamente, infatti non si trovano tracce di sangue, quindi il sangue misto dell'assassino con la vittima, né nel lavello né nelle tubazioni, e si trova solo, quello delle tubazioni io non so come possa averlo pulito chi ha commesso il crimine. Infatti, poi tra l'altro, Maria, tra l'altro che ricordi io, dopo che, cioè, se tu mi lavi per bene il lavandino, il lavello e tutto il resto, non rimani delle tracce di capelli, ci stanno 7-8 capelli, diciamo, capito? Che sono C'erano rimasti. dei capelli, c'erano dei Se tu capelli lavi come nel regolo i capelli, non avrebbero dovuto esserci, no? E invece ci sono i capelli, Ci sono i probabilmente di capelli Chiara. sul lavandino, sì. Ci sono dei capelli e poi si trova una traccia, ma quella è compatibile, cioè Certo, però sarebbe stato... nelle tubature non si trova niente, è Non c'è clamoroso. niente, no, ma quella, secondo me quella traccia è possibile che sia anche del giorno prima, cioè Alberto frequentava quella casa, trovare una traccia sul portasapone secondo me non è un elemento così, ma infatti di per sé questi elementi presi singolarmente non dicono nulla, e nella complessità. Io l'alternativa, ora te la dico, l'alternativa che ho pensato è che, perché proprio è la più logica, a mio parere, per carità, senza voler, però per dare un'alternativa, effettivamente spero che un giorno magari questo caso sia veramente risolto, perché non lo so, ho proprio un forte dubbio. L'alternativa sarebbe quella che Alberto, per il rapporto che aveva con Chiara, non avrebbe aspettato così tanto, cioè 4 ore che non la sente, non la vedo, cioè sono ragazzi che comunque stanno insieme da anni, si frequentano, hanno l'abitudine di scambiarsi lo squillo mattutino. Io penso che quella bici magari poteva essere di Alberto che la lascia lì proprio perché è andato a cercare Chiara. Lui si è andato prima magari l'assassino era ancora in casa, lui si è spaventato, è scappato, è tornato a casa, ha telefonato, ha detto quello che era successo e dopodiché, quando ha provato a squillare per vedere insomma cosa succedeva in quella casa, se qualcuno rispondeva, se qualcuno avesse trovato il corpo prima di lui, quando ha visto che non c'era più niente da fare, è andato dagli inquirenti. Lui ha mentito, per me, poi mi scuso con lui se sto sbagliando, ma sicuramente è meglio essere preso da bugiardo che da assassino, che magari lui abbia creato questa copertura non per essere stato l'assassino, ma semplicemente per paura di essere coinvolto e questo invece l'ha portato alla condanna. Penso che invece chi è entrato ad uccidere Chiara, essendo un omicidio premeditato, l'ha tesa fuori, si sia ben schermato con tutti i sistemi di protezione per non lasciare tracce, perché aveva deciso di ucciderla. Poi il motivo, non lo so, bisognerebbe scavare ancora sulla vita di Chiara e capire chi poteva avercela in questo modo con lei e per quale motivo. Purtroppo c'è stata troppa concentrazione
solo su Alberto, perché Alberto aveva gli occhi di ghiaccio, perché Alberto aveva parlato in quel modo strano al telefono, perché Alberto era un ragazzo che fotografava i piedi, diciamolo, dai, ecco, perché Alberto aveva, Vabbè, insomma, si è aveva, cercato. diciamo, delle... Alberto sì, però Alberto io in questa scena non ce lo vedo, ma anche perché se i clienti lo reputavano così intelligente come era, perché comunque lo studente della Bocconi non è uno stupido, l'avrebbe commesso sicuramente in una maniera migliore. Non certo andando a firmarsi con la bicicletta senza nasconderla, con un martello, aspettando che la fidanzata aprisse la porta la mattina nell'unico momento in cui era vulnerabile, nonostante la potesse vedere sempre. Certo. Scusa, ma io Pasquale a questa ricostruzione non ci Non credo. riesci, Io penso che non ti fai l'assassino capace. no, no, io penso che l'assassino fosse nascosto, fosse magari simulato con strumenti di protezione, come un imbianchino, come, cioè proprio camuffato, come se stesse facendo lì qualche lavoretto, non sia entrato dal cancello, abbia aspettato Chiara, l'abbia osservata per giorni, conoscesse le sue abitudini. Non capisco, e questo non lo so perché non ho gli elementi per dirlo, perché l'abbia uccisa, ma sicuramente è un omicidio di un odio profondo, maturato, non so in che rapporto la vittima, cioè Chiara, si sia messa con questo soggetto. Potrebbe essere anche Chiara una vittima collaterale, cioè nel senso che abbia provocato l'odio di questa persona indirettamente, magari dando un consiglio a un'amica, oppure può essere qualunque il movente. Quello che dobbiamo attenzionare è la prima, che è l'immagine che ci arriva da quell'omicidio, la prima immagine è che è stato commesso sulla soglia, nell'unico momento in cui Chiara apriva senza essere sollecitata da nessuno. Quindi era qualcuno che non poteva entrare bussando. Questo è per me Mariam, quello che può ricostruire. a me dispiace, a me purtroppo verso le 8 David, che doveva essere con noi, ha mandato un messaggio, ha avuto un problema, spero che lo risolva, e mi sarebbe piaciuto pure, però ormai eravamo già in corsa e quindi è stato buono fare comunque la puntata. Poi David lo avremo più là sicuramente per tanti altri casi, Maria. Mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato pure David, perché lui, diciamolo, è colpevolista. Quindi David sì, ci però sarebbe stato un confronto, sì, anche a anche me se sarebbe. parlando con lui, insomma, qualche porta aperta la lasciava pure lui, perché non è proprio convintissimo al 100%. Ma penso che Maria, ti faccio una domanda a bruciapelo. Può essere stata una donna? La dinamica direbbe di no, perché ci vuole anche forza, ora pure per lanciare la pedestalare. però allora immaginati che la posizione, allora io mi immagino Chiara che non che abbia bussato qualcuno, ma che faccia uscire i gatti. Quindi insomma magari Chiara si è abbassata in quel momento, no? Per accompagnare il gattino e invitarla ad uscire, e quindi in quel momento era non lo so, potrebbe essere una donna anche, non l'escludo, è l'oggetto che è forte, l'oggetto è un martello, è simile a un martello. Mm. E E poi ci sono come stati trovati dei capelli lunghi in mezzo al sangue, che se però diciamo che se i risi carabinieri fossero stati più accorti, diciamo che si sarebbe avuto qualche, si sarebbe risolto qualcosa, si sarebbe risolto in ma meglio. io penso che per quello che ti dico io sempre, per come la penso io e come vedo che comunque adesso con le tecnologie nuove si stiano risolvendo casi anche dove in prigione ci sia stata un'altra persona dopo tanti anni. Io chiedo a chi magari oggi ha ascoltato questo nostro umile confronto e anche ad Alberto, se effettivamente è innocente, di non arrendersi, di crederci sempre, e auspico che anche nelle forze dell'ordine o nella magistratura ci sia qualcuno che abbia comunque ancora qualche dubbio,
si impegni affinché trovi, ma non per liberare Alberto, trovi il vero colpevole, perché è giusto che Chiara, se effettivamente non ha avuto ancora giustizia, la ritrovi anche dopo tanto tempo. Certo. Perché anche Maria. avere un innocente in prigione, un presunto, per carità, io ripeto, ho forti dubbi. Penso che Alberto ormai quello che ha detto non lo cambierà mai più, nel senso neanche ammettere sì, ho mentito, sono stato lì, però non ho ucciso Chiara. Quindi l'unica possibilità è che adesso o chi è stato effettivamente lo confessi, oppure si trovi qualche elemento veramente forte, qualche prova forte che lo collochi sulla scena del crimine. Maria, senti, c'è un personaggio, non facciamo il nome, amico di Marco, che subentra su tutto questo scenario, nonostante, cioè, dopo un po' di tempo. Tu hai capito di chi parlo, no? Sì. Allora, io mi sono segnato un sacco di cose. Tu mi dici quello che sai, che ricordi di questo personaggio, e io integro con tutto quello che mi sono scritto, perché questo è un personaggio molto molto ambiguo. Amico di Marco, 19 anni, ha capelli lunghi che sembrava una donna. Che sai tu? E poi io ti dico quello che mi sono scritto io. Prego, Maria. Allora, questa persona viene in mente, diciamo, agli inquirenti su sollecito della difesa di Stasi, che individua appunto, io mi ricordo almeno questo, no? Che appunto proprio per dare altre possibili piste, perché tutta l'attenzione era concentrata su Alberto, cosa si scoprì? Si scoprì che questa persona aveva fatto diverse telefonate a casa di Chiara, anche telefonate mute, pur sapendo che il suo amico, che era il fratello di Chiara, lì non fosse presente perché era in vacanza. Quindi non si è mai capito a che Maria, titolo. posso essere preciso su queste telefonate? Così diamo un ulteriore Anche qualche giorno diamo prima ulteriori elementi agli ascoltatori. Allora, questa persona chiama 3 volte a casa di Chiara. Una dura 2 secondi, è il 4 agosto. Un'altra dura 8 secondi ed è il 7 agosto e un'altra 21 secondi l'8 agosto. Tutte e 3 le volte c'è Chiara. Ma se Marco è confermato che lui è in vacanza con la famiglia e ritornerà il 15, il 20, non ho capito quando ritorna, perché questa persona si fissa a chiamare 1, 2, 3 volte? E il 4 va bene, o no? Il 4 va bene, 2 secondi, ma il fatto del 7, soprattutto l'8 per 21 secondi, lascia o no? Lascia molti dubbi, insomma, no? Sì, poi è stato comunque attenzionato dalla procura, lui ha esibito uno Forse scontrino. voleva accertarsi se Chiara stesse a casa, eccetera, eccetera, per esempio. Ma ora io non so quanto possa essere, io per questo caso, se lo dovessi rivedere, lo riguarderei. Certo, è importante questo elemento. Lui aveva esibito, adesso concludo su questo personaggio, aveva esibito uno scontrino di di un parcheggio che però non era di quelli con la targa, ecco, quindi che era un orario compatibile con l'orario in cui è stata uccisa Chiara, e quindi si sarebbe collocato in un'altra zona e non in quella. Poi l'orario del parcheggio di una macchina, oltretutto non c'è la targa, non vuol dire che ce l'avevi tu la macchina quel giorno, la macchina o anche il telefonino lì uno lo lascia in un posto, non significa che quella persona sia o col telefonino o insieme alla macchina in quel momento, non vuol dire niente. Ma tornerei al fatto che le persone, per me, da attenzionare, se vogliamo valutare o valorizzare la pista del fatto che comunque Chiara in quel momento abbia aperto non per aprire a qualcuno ma per fare uscire i gatti, e anche perché, voglio dire, perché io privilegio questa ipotesi? Perché per andare ad uccidere in quell'orario vuol dire che avevi solo quella finestra a disposizione, perché altrimenti non ci vai alle 9 del mattino a commettere un omicidio. Vuol dire che quella persona poteva solo aspettare il momento in cui Chiara apriva, perché anche se fosse stata un'amica, un amico,
o qualcuno che poteva entrare, andava di sera, andava di notte, chiamava con una scusa, Maria, la scusami, faceva ma uscire. Maria, il movente di Alberto, che potrebbe essere il fatto che Chiara avesse visto delle foto, tutto quel casino, diciamo, nel computer, può essere un movente valido o un movente molto debole, secondo te? Cioè, si può ammazzare, capito? Si può ammazzare per niente, perché io mi ricordo anche per quel caso di quei due fidanzatini, Trifone, lei non ricordo ora il nome, mi Ai ricordo fidanzati davanti alla palestra? davanti alla palestra che praticamente era stato un ex L'ex coinquilino. sì, era un commilitone di Trifone che comunque era stato insieme a coinquilino con lui un periodo. E mi ricordo che c'era un debito di 10 euro, questo aveva fatto scatenare l'ira di questo, cioè, e poi vai a Là, vabbè, ammazzare. là era gelosia. Ti ricordi pure Era geloso, sì, ti era ricordi geloso. pure quella coppia di Lecce, pare che uno Di si chiamasse Lecce, pure Pugliese, che come me, venne De deciso, Santis si chiamasse, ti ricordi? Eppure lo sì, uccise un loro per ex gelosia. coinquilino per gelosia, perché Aveva ancora le chiavi. vedeva che loro erano felici e lui no, insomma, ci Guarda, sono queste. era successo nell'anno del Covid, nel 2020, e io mi ricordo che incontrai in aereo i parenti di questa coppia che rientravano appunto eravamo pochi in aereo quel periodo perché appunto c'erano ancora delle restrizioni e io mi raccontarono tutto il dolore perché singhiozzavano e lì insomma si sono lasciati andare anche perché c'era poca gente, ci raccontarono un po' chi fossero e perché erano su quell'aereo, insomma. Molto brutto. E anche lì il movente è all'interno cioè non lo possiamo oggettivare, è un movente Allora, all'interno di un allora soggetto. giriamo, Maria, ti giro la domanda in un altro modo. Se non è Alberto, ok, ed è qualsiasi altra persona, quale sarebbe il movente? Il movente va ricercato nella vita della vittima, va ricostruita la vita di Chiara, va analizzata sotto ogni aspetto. Io ti posso dire soltanto che quando studio i cold case non mi limito a studiare soltanto le parti processuali. Io sono una persona che va a casa della vittima, si siede a casa della vittima, sta insieme ai familiari, intervisto tutti, vado sul luogo del rinvenimento, ci sto giorni, vado nei luoghi frequentati, io devo percepire chi era la vittima, devo immedesimarmi. Io non lo so se nel caso di Chiara siano stati sul posto di lavoro, abbiano usato il computer che usava al posto di lavoro. Io sarei stata... Maria, scusami, non sappiamo le vite loro al di là della loro relazione, non sappiamo Alberto se Questo, frequentassi io avrei o se fatto Chiara questo. frequentasse, avesse qualche simpatia per qualcuno, no? Ah, così era emerso che ci fosse una mail, così aveva detto una sua collega di lavoro, che in realtà sembra che sentisse una persona, ma non so a che livello, se di amicizia, ma non è importante sapere o giudicare una persona, la vittima, ma è capire con quali persone ha avuto contatti, cioè studiare la vittima è la base. Prima la scena del crimine va preservata, va analizzata, ma poi Chiara, noi sappiamo tutto di Alberto, sappiamo che Alberto fotografava i piedi, ma di Chiara non sappiamo nulla. Non sappiamo nulla. Vero. Si parla sempre di e solo di Alberto. Sappiamo il nome dei genitori di Alberto, sappiamo la sua casa, sappiamo la sua macchina. Noi di Chiara non sappiamo nulla, non ne parla mai nessuno. Certo, Ed è così. sicuramente era una famiglia molto unita, splendida, si sa. Però No, Chiara era una persona bellissima. Di Chiara giustamente quello che faceva al di Però fuori non proprio lo sappiamo.
proprio Anche perché andava, Chiara, lei lavorava, no? Lei lavorava. sì, Chiara lavorava, era stata molto brava, laureata con Non 110 sappiamo laurea, ma se proprio avesse qualche bravo, qualche amicizia poi al di fuori ma no, non solo amicizia, ma quante invidie poteva avere una ragazza così, bellina, onesta, semplice, di buona Certo, famiglia, intelligente. Prima abbiamo parlato di 2 episodi che sono scaturiti dall'invidia. certo. Dall'invidia, e di questo non si è parlato. Chiara era una persona che poteva essere invidiata da chiunque, da chiunque. Sicuramente per la reazione che ha avuto nell'attimo in cui lei ha aperto la porta, lei ha riconosciuto che chi stava entrando la volesse uccidere. Chi è che poteva riconoscere Chiara in quel momento come suo possibile assassino? Alberto? Maria, ascoltami, riguardo a quel personaggio, l'amico di Marco, io mi sono scritto parecchie cose perché questo personaggio non è che mi piaccia più di tanto, è andato pure in trasmissioni a smentire, eccetera, eccetera. Però mi sono segnato delle cose e te le dico anche agli ascoltatori. Questo personaggio, Maria, viene sentito 2 volte, ok? La prima il 18 agosto e poi sentite bene, l'altra volta viene sentito il 6 ottobre del 2008, ok? Quindi stiamo parlando di 1 anno e 15 mesi dopo, 1 anno e 3 mesi dopo, 1 anno e 3 okay. 1 anno e 3 mesi dopo il famoso scontrino, lui lo esibisce 1 anno e 3 mesi dopo. E dice che quella mattina era al parcheggio senza che nessuno gliel'abbia chiesto, mi pare lo stesso scontrino che esibirono Lindo e Rosa quando andarono al McDonald's, no, alle 19:30 e Sì, poi allora adesso senza che nessuno gli chiese poi niente, aspetta, di Olindo e fanno Rosa, vedere, aspetta, fecero vogliamo vedere. parlarne? No, E solo dobbiamo una la parentesi. facciamo la facciamo una puntata No, su no, Lindo e no, ma Rosa? voglio dire, lo scontrino esibito da Olindo, che è un uomo grande e grosso, era di un Certo. panino, mi sembra che fosse, non ti dico il menù dei bambini, ma una cosa del Sì, genere. sì, sì, Quindi sì, era quello proprio quello da improbabile che si 1,20 €, sia diciamo, l'hamburger eh, semplice. eh. E questo amico di Marco, capito o no, lo esibisce l'8 ottobre 15 mesi dopo, questo va a esibire uno scontrino per dimostrare che non stava sulla scena del crimine praticamente, no, e lui dice che quella mattina era al parcheggio davanti alla biblioteca e mostra questo tagliando dello scontrino. Tra l'altro la biblioteca quel giorno in un paese vicino era chiusa, tra l'altro, capito? Quindi diciamo gli inquirenti si chiedono no, a che, cioè, che nessuno ti ha chiesto niente, perché ci fai vedere uno scontrino, capito? No, 1 anno e 3 mesi. Come, cioè, questo se l'è conservato addirittura, ma è qualcosa di, guarda, di talmente assurdo. Come è assurdo le famose 3 telefonate. Mo ti dico pure che succede ancora. Questa persona si dice che andasse spesso in bici per Garlasco, ok? Vabbè, ci Questa andavano persona. tutti in bici a Garlasco, eh. Certo, certo. E aspetta un attimo, mi ricordo un'altra cosa, un altro passaggio. Ok, durante l'autopsia comunque non prendono le impronte digitali di Chiara, per E cui l'hanno riesumata. la devono riesumare per prenderle. Poi un'altra cosa di cui non abbiamo parlato e ne parliamo adesso, sotto le unghie di Chiara non c'è il DNA di Stasi, ma c'è qualcosa ci sta sotto le unghie, ok? E che succede a questo personaggio che ti ho nominato prima? Succede che si mettono, viene la difesa di Stasi, diciamo, assolda un investigatore privato e a questo personaggio attraverso una bottiglietta, una tazza di caffè, attraverso un cucciaino, gli prendono il DNA, ok? E ci sono molte assonanze tra il suo DNA e quello sotto le unghie di Chiara. Cioè, c'erano pure i marcatori di questa famiglia, diciamo così. Però perché non,
Qui però non senti che dicono diciamo il PM, non potendo confermare o escludere che quel DNA sia di questo personaggio o di Stasi, è impossibile procedere con nuove indagini, ok? Quindi in conclusione non dicono che il DNA non è dell'amico di Marco, ma dicono che è inutilizzabile per i riscontri. Ancora più clamoroso. Questa persona come giustificano poi, un'altra cosa che fa ridere, Maria, come giustificano questo fatto di DNA che potrebbe essere proprio quello sotto le unghie? No, dicono che questo amico di Marco, che è importante, abitava a 200 metri da casa Poggi, ok, quindi poteva andare anche a piedi. Come giustificano questo DNA di questo personaggio? Cioè, gli inquirenti dicono che siccome gli inquirenti, i giudici, chi per essi, siccome che era amico di Marco, il fratello di Chiara, e quindi lavoravano spesso al computer, questa persona aveva lasciato le impronte che poi sarebbero finite sotto le unghie di Chiara, perché anche Chiara aveva utilizzato lo stesso PC, lo stesso computer. Ci sono un mare di incongruenze verso questo personaggio, ma a me mi risuona tutto strano. Comunque è stato attenzionato, è uscito dalle indagini. A me mi lascia molti dubbi. Vabbè, perché tra l'altro io allora uno con la macchina non ci va, con la bici non ci va. Io cosa avrei fatto? Io avrei attenzionato tutte le villette a destra e a sinistra di tutta quella via Pascoli, andare a vedere tutte quelle famiglie che ti pare, perché qualcuno poteva andare anche a piedi, no? Tu ci pensi Si è che andare a trovata una piedi? traccia nel muretto. Il muretto è stato trovato, cioè si è vista una traccia di passaggio per il tramite di un muretto della recinzione. Però questo fatto non è stato mai valorizzato. Cioè Però questa attività non è stata mai fatta, in effetti. Però io è penso stato che valorizzato dalla difesa, perché la difesa di Alberto non solo cercava di difendere Alberto, ma cercava anche ipotesi alternative ad Alberto, perché ipotesi alternative non se ne erano fatte. Ora, per quanto riguarda questo amico del fratello di Chiara, io sinceramente, per quanto riguarda l'alibi e il fatto che lo fornisca spontaneamente, questo sinceramente non lo vedo un elemento indiziante da solo, nel senso che se anche a me dovessero chiedere cosa ho fatto 3 giorni fa e se ho un alibi, magari ero a casa da sola, vabbè, io uso spesso il computer, però se sono magari uscita col cane e non mi ha visto nessuno, io in quell'oretta non ho un alibi, per esempio. Quindi può capitare che una persona assolutamente che conduca una vita normale non è che deve avere un diario di bordo, che ogni spostamento lo debba giustificare. È possibile pure che non abbia un alibi, ma sicuramente alcuni se lo procurano o cercano di sforzarsi ad avercelo pur essendo estranei ai fatti. Io ti ripeto, inizierei di nuovo dall'analisi della vittima. Per quanto si possa fare, perché sono passati 17 anni ed è molto difficile ricostruire, poi a quel tempo c'erano i primi telefonini, non c'era neanche WhatsApp, non penso neanche Facebook, perché mi ricordo Facebook all'incirca 2008-2009 è iniziato ad essere molto diffuso. Quindi non lo so, bisognerebbe per me partire sempre come faccio io nei miei casi, no? Io quelli che seguo personalmente, perché comunque sono incaricata dai familiari, io mi immedesimo nella vittima e conduco tutto quello che faceva la vittima, anche stare nella sua camera, osservare, vedere che cosa aveva appeso, che cosa aveva messo, che cosa aveva scritto, che cosa poteva aver lasciato, il suo luogo di lavoro, cioè non andava trovato uno, l'altro, come anche questo qui, dammi l'alibi, no, bisognava partire da Chiara.
Di Chiara sappiamo pochissimo, anche quello che oggi noi abbiamo riportato è solo quello che ci viene fornito dalla stampa, dai media, dalla sentenza. Chiara nella sentenza occupa uno spazio piccolissimo. Sì. Chiara è una ragazza di 26 anni della provincia di Pavia, di Garlasco, basta. Chiara non c'è. Chiara non c'è e Chiara sicuramente ha la risposta. Analizzare Chiara e il suo aspetto vittimologico poteva e potrà ancora Potrebbe. condurci alla verità, se verità non è stata fatta. Io penso di non essere l'unica ad avere questi dubbi. Io penso che anche chi magari ha deciso, è stato anche tra il collegio giudicante o i magistrati che si sono occupati nel tempo, anche i procuratori, eccetera, abbiano dei seri dubbi su questo fatto. Quindi si è sempre in tempo per dare giustizia a una vittima, si è sempre in tempo per togliere un soggetto dal carcere, anche se l'Italia non vede molto bene sì, queste effetti, revisioni dei processi. Brava Maria, in effetti quando si trova il colpevole preferiscono chiudere il caso, indagini chiuse, sarebbe abbiamo il colpevole, non vogliono. Un colpo di scena, ci vorrebbe o una prova Ma irriducibile, non lo vogliono il colpo di scena. effettivamente, visto che non so quanti guarderanno, se girerà questo video, quanto potrà interessare, però se effettivamente chi effettivamente è il colpevole e vuole farsi avanti e mettere la parola fine a quello che ha fatto, farà un gran gesto e magari si salverà in un'altra Maria, senti, dimensione. prima di chiudere, lo dico io, tutto come è andato tutto il processo fino alla fine, d'accordo? E poi possiamo pure chiudere, va bene? Ah sì, ce le ho le fasi ben segnate. Prego, allora, dille tu. Allora, le fasi processuali sono il primo il Tribunale di Vigevano, dove il processo si celebrò con rito abbreviato. Il rito abbreviato è una formula che può scegliere l'imputato, dove c'ha una scontistica di pena e Un si terzo, no? decide... Un terzo? Un terzo, sì, dove si decide appunto sullo stato degli atti, cioè su tutto ciò che viene acquisito nella fase di indagine, quindi che è all'interno del fascicolo del pubblico ministero e quindi va a dibattimento direttamente appunto con rito abbreviato senza portare ulteriori accertamenti. L'accusa chiese 30 anni di carcere per omicidio volontario e il 17 dicembre del 2009 il Tribunale di Vigevano assolse Alberto Stasi e poi nel 2011 fu celebrato... Scusa Maria, per insufficienza di prove, giusto? Sì, nel 2011 fu celebrato il processo di secondo grado a Milano e la Corte di Assise di Appello assolse nuovamente Alberto Stasi. Il 17 aprile del 2013 la Corte di Cassazione annullò la sentenza di secondo grado e chiese di celebrare un nuovo processo per deficienza negli accertamenti tecnici che erano stati effettuati e illogicità della motivazione. Quindi la Corte di Cassazione chiese quindi una rilettura complessiva e unitaria degli elementi acquisiti, un po' quello che ti ho detto prima, se vuoi poi te li elenco così per completezza di chiusura. Il 9 aprile del 2014, quindi una volta che la Cassazione cassò con rinvio appunto, iniziò il nuovo giudizio in appello. Il 20 dicembre del 2014 Stasi venne condannato a 16 anni di carcere e a dicembre del 2015 la Cassazione confermò la condanna. Quindi ti dico in sintesi un po'... Scusa Maria, il 17 dicembre 2014, qua mi sono scritto, quando viene condannato a 16 anni di carcere dalla prima corte di assise di appello di Milano, non fu riconosciuta l'aggravante della crudeltà, però. Sì. Anche questo è un po' strano, no? Perché insomma la crudeltà ci sta, ti pare, in quella vicenda. Sì, è un po' strano anche questo, però diciamo che lì ci fu una rivisitazione anche della modalità in cui era stato compiuto l'omicidio e quindi
Diciamo che è proprio per quello che non fu data questa aggravante. Allora, i motivi che abbiamo detto oggi in modo abbastanza veloce, perché comunque si tratta di un accertamento che è durato tanti anni, c'è stato anche il rinvio della Cassazione, sono diversi. Allora, come si possono riassumere? Dunque, c'è il primo punto che riporta anche la Cassazione, quello che Chiara Poggio, che poi è proprio quello che io assolutamente non condivido, è che Chiara Poggio è stata uccisa da una persona conosciuta arrivata da sola in bicicletta, che alla stessa ha fatto entrare in casa. Cioè, loro ritengono appunto un elemento di accusa verso Alberto Stasi il fatto che Chiara fosse, diciamo, in un abbigliamento molto intimo e quindi non potesse aprire a chiunque, e anche per quello poteva aprire solo una persona a lei conosciuta, e anche il percorso effettuato da chi ha commesso l'omicidio era stato effettuato da una persona che conosceva benissimo l'ordine della stanza, quindi una persona che aveva frequentato quella casa. Poi il secondo punto, sempre riferito ad Alberto, Alberto era la persona che era in confidenza con la vittima, è conoscitore della sua casa e delle sue abitudini, e quindi aveva anche poi una bicicletta da donna compatibile, perché non dicono che è la stessa, con la macro descrizione fornita dalle due testimoni. E poi era compatibile anche la commissione del delitto con la finestra temporale che diciamo fornita, che non era coperta da alibi. Poi il fatto che Alberto abbia comunque raccontato un fatto incongruo e illogico è falso per quanto riguarda il ritrovamento della vittima, sostenendo di aver attraversato di corsa i diversi locali della villetta, e sulle sue scarpe tuttavia non erano state riscontrate alcuna traccia, non era stata riscontrata alcuna traccia di quel passaggio, che questo era appunto inverosimile. Non solo non erano queste tracce nelle sole delle scarpe, ma non erano state rinvenute nemmeno nei tappetini dell'auto, che era quella famosa Golf con la quale lui si sarebbe recato a casa di Chiara verso l'1:40, insomma poco prima di... E da dove telefona quella famosa telefonata? Quando aveva fatto andando in caserma. E poi anche la circostanza che lui avesse dichiarato che il volto di Chiara era bianco, invece era completamente ricoperto di sangue, e questo era, diciamo, una visione, cioè che il viso di Chiara fosse ancora bianco, non dello scopritore, ma di chi aveva commesso il delitto. Quindi nell'immediatezza del fatto quel viso poteva essere bianco, e non invece dopo quelle ore in cui invece Stasi aveva dichiarato di averlo rinvenuto cadavere. E poi il fatto che Stasi non avesse mai menzionato tra le biciclette in uso alla famiglia quella proprio nera, che invece si trovava nel magazzino, quindi non era in casa, però in realtà voglio dire, quello che gli viene chiesto, questo è il mio pensiero, quello che gli viene chiesto dagli inquirenti è: quante biciclette avete in casa, non in magazzino. Comunque vabbè, questa è una mia parentesi. Poi nel fatto che nel dispenser del sapone utilizzato dall'aggressore per lavarsi le mani dopo la commissione del delitto sono state soltanto trovate impronte dell'anulare destro di Alberto Stasi, che lo collocano come l'ultimo soggetto che aveva maneggiato appunto quel dispenser. Allora Maria, come hai potuto menzionare tutte queste cose? Sono tutte alla fine prove frammentarie, ma non ce n'è proprio una regina, non sono finite? No? Le ultime due sono nel fatto che appunto nei pedali della bicicletta, quella di Umberto Dei, fossero state rinvenute tracce di DNA, quindi riconducibili a materiale altamente cellulato appartenente a Chiara Poggi, che poi avessero sostituito questi pedali, e poi nel fatto che l'assassino calzasse le scarpe numero 42 ed Alberto possedeva quel tipo compatibili, sì. con Questi molteplici elementi, letti nella loro unitarietà, avrebbero condotto appunto praticamente hanno fatto a una valenza indiziaria
Sì, perché Maria, appunto praticamente hanno preso 10 prove frammentarie creandone una buona, praticamente. allora, io penso che questi fatti accertati siano assolutamente i fatti, poi il valore che gli è stato dato è diverso da quello che do io a questi fatti. Allora, i fatti accertati sono veri anche nella mia ipotesi, cioè il fatto che Alberto sia entrato che sia arrivato in bicicletta, che abbia scavalcato il cancello per entrare perché l'abbia trovato chiuso, che abbia trovato la porta aperta, che abbia attraversato il corridoio, che abbia cercato la fidanzata anche in cucina perché lì sentiva la televisione, che poi si sia voltato, sia un tutto vero, quello che ha detto Alberto, non è stata vera l'orario. Certo. L'orario no. Lui ha No. mentito sull'orario, lui ci è andato molto prima, ha avuto paura perché magari ancora all'interno si trovava l'assassino. Infatti, se noi riascoltiamo con questa visione che ho dato io, con questa possibile ricostruzione alternativa a quella che è stata valutata in sentenza, in effetti torna tutto, anche la descrizione di Chiara. Certo. Noi comunque, Maria, in conclusione, noi abbiamo cercato, io ho visto tanti video su YouTube, il Garlaschi è stato setacciato alla grandissima, insomma, no? A destra e manca, diciamo che se ne sono occupati un po' tutti. Diciamo che la puntata di questa sera, diciamo, ha cambiato un po' le carte in tavola, diciamo, abbiamo cercato, no, di vederlo da un'altra prospettiva, no? E può essere giusto, può essere sbagliato. Alberto Stasi è colpevole, può essere che sia colpevole. C'è qualche dubbio, abbiamo cercato di spiegarlo. E non lo so, vediamo, poi l'abbiamo pure inculcato negli spettatori, diciamo, negli ascoltatori e quelli che seguiranno in futuro questa puntata. Abbiamo cercato di mettere degli elementi in più, per far capire, insomma, che può essere che la situazione non sia andata come invece hanno immaginato i PM e i giudici. Va bene? Maria, allora a me mi dispiace, ripeto, questa è la primissima puntata, spero che me la sia cavata perché poi streamer della prima volta. Maria, io ti ringrazio tantissimo, mi dispiace per David che ha avuto questo contrattempo proprio a volo, mi sarebbe piaciuto, ti ripeto perché David la pensava in un altro modo. Ci rivedremo sicuramente con Maria per altre puntate, ce l'abbiamo concordata una per il mese prossimo. Con David sicuramente lui è molto, diciamo, è molto bravo su tanti altri, diciamo, casi di true crime. Ringrazio tanto gli ascoltatori che ci hanno seguito. Importante, mettete i like, iscrivetevi al canale perché più ci sono iscritti più possiamo migliorare i programmi, perché noi ho pensato che oltre alla striscia del venerdì sera che condurrò io, vediamo in tutti gli altri giorni della settimana se riusciamo a cercheremo di collocare appunto delle strisce, delle finestre culturali dalla storia all'arte, insomma, al cinema. Cercheremo di fare un lavoro abbastanza completo, quindi se ci date una mano vi ringraziamo. Va bene? Regia, possiamo chiudere, ti ringrazio, grazie alla regia che ci ha supportato e buonanotte a tutti.